Ciao a tutti, oggi vi parlerò della Lomos Mena Symbol, macchinetta datata 1973 di produzione sovietica, macchina che monta pellicole 35 mm completamente in bakelite, quindi anche abbastanza robusta. Monta un obiettivo con lente in plastica 40 mm e diaframma che va da f4 a f16, oltre che tempi di scatto che vanno da un quindicesimo a un 250esimo, compresa la posa bulb. In realtà i valori del diaframma proprio sono espressi non direttamente sulla macchina in valori, ma in simboli, e da qui il nome Lomos Mena Symbol, perché diciamo per aiutare il fotografo più inesperto ci sono dei simboli che rappresentano il tempo atmosferico e quindi che aiutano a decidere quale diaframma utilizzare per scattare. Questa macchina è anche un po' importante insieme ad altre, tipo la LCA, nella storia della fotografia, o meglio nel nuovo rinascimento della pellicola, perché è una di quelle che i famosi studenti austriaci che hanno dato il via al movimento della lomografia sono andati a recuperare. Infatti, diciamo, i suoi difetti intrinseci sono quelli che poi sono stati presi come punti di forza per tutto il movimento della lomografia, quindi un po' di vignettatura, i colori abbastanza saturi, e alcune volte gli obiettivi non erano completamente a prova di luce, quindi c'erano ed escono anche scattando qualche flare sparso tra le foto, soprattutto se scattate in posti completamente assolati. A me questa macchina piace molto, infatti l'ho usata molte volte, è molto semplice da utilizzare, e anche molto comoda da portare in giro, proprio perché non è super pesante, e nonostante i suoi praticamente 50 anni è ancora completamente funzionante e in ogni sua parte meccanica. È molto comoda soprattutto d'inverno, perché a differenza di tante altre macchinette il pulsante di scatto è una leva enorme di fianco all'obiettivo e non è un piccolo pulsante, ecco, una moto che passa, e non è un piccolo pulsante in alto a destra, e anche il sistema di trascinamento pellicola è molto molto comodo. Questo fa sì che sia una delle poche macchinette che si possano usare coi guanti, quindi anche d'inverno, probabilmente proprio per la fabbricazione sovietica, e questa è una caratteristica che hanno voluto dare alla macchina. Solitamente, allora, è molto diffusa, ne trovate un sacco in buone condizioni proprio perché appunto è indistruttibile. Il valore oscilla tra i 20 e i 90 euro su eBay, però diciamo il valore di mercato è sui 40-50 euro quando è in buone condizioni, compresa della sua fantastica borsa, che vi vado a illustrare. Fantastica borsa in finta pelle o in plastica nera con le cuciture ai lati che vi permettono di portarla in giro molto comodamente. E se la trovate nei mercatini io ne consiglio l'acquisto molto caldamente.